La storia è piena di ombre. Ombre di uomini che hanno sfidato governi, ingannato la giustizia e, in alcuni casi, sono svaniti senza lasciare traccia. Alcuni di loro li conosciamo bene, altri, invece, potresti averli incrociati senza nemmeno saperlo. Io sono il professor Andy e oggi vi guiderò in un viaggio tra i fantasmi della giustizia. Ma attenzione, non tutto è come sembra. Osama Bin Laden, il nemico numero uno. Dopo l'11 settembre, Bin Laden divenne il volto del terrore globale. Si spostava tra montagne e caverne, protetto da una rete di fedelissimi. Ma ecco il dettaglio più incredibile. Quando lo trovarono nel 2011, non era in una grotta, ma in una villa con un muro alto 3 metri, in Pakistan. Il raid dei Navy SEAL fu un'operazione fulminea. Entrarono, eliminarono le guardie, trovarono Bin Laden al 3° piano e in pochi secondi la sua fuga finì per sempre. Ma il mistero resta. Com'è possibile che per 10 anni nessuno si fosse accorto di lui? Adolf Eichmann, l'uomo dell'Olocausto. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre i gerarchi nazisti venivano catturati, Eichmann sparì nel nulla. Non si nascose in un bunker, ma sotto una falsa identità in Argentina. Ma ecco la parte assurda. Lavorava tranquillamente in una fabbrica Mercedes-Benz. Il Mossad, il servizio segreto israeliano, lo scovò dopo 15 anni. Un comando lo rapì in una notte, lo caricò su un aereo e lo portò in Israele. Il suo processo fu uno dei più seguiti della storia. Ma c'è una domanda inquietante. Quanti altri nazisti sono riusciti a sfuggire alla giustizia? Pablo Escobar, il re della cocaina. A capo del cartello di Medellin, Escobar guadagnava 70 milioni di dollari al giorno. Per anni sfuggì alla cattura grazie a una rete di informatori e corruzione. Ecco il dettaglio folle. Quando la polizia assaltò una delle sue case, trovarono montagne di soldi e metà era mangiata dai topi. Nel 1993 la sua latitanza finì. La polizia colombiana tracciò una sua telefonata e lo trovò su un tetto. Morì in una sparatoria, colpito alla testa. Ma ancora oggi c'è chi crede che non fosse davvero lui, ma un sosia. Joaquín Guzmán, El Chapo, il boss fuggitivo. Sai cosa significa avere una squadra di ingegneri personali? Per El Chapo era normale. Nel 2015 scappò da una prigione messicana attraverso un tunnel di 1,5 km con ventilazione e luci elettriche scavato direttamente sotto la sua cella. Ma c'è un dettaglio ancora più assurdo. Nel 2016 fu catturato e intervistato da Sean Penn prima che la polizia lo trovasse. Ora è in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti. Ma secondo te è davvero finita? Charles Manson, il guru dell'orrore. Manson era un maestro della manipolazione. Nel 1969 convinse la sua family a compiere il brutale massacro di Sharon Tate e altre persone, dicendo loro che stavano preparando una guerra razziale profetizzata dai Beatles. Sì, hai capito bene. Credeva che Helter Skelter fosse un messaggio nascosto per lui. Arrestato nel 1971, passò il resto della sua vita in prigione, ma il suo culto esiste ancora oggi. Joseph Kony, il signore dei bambini soldato. Nel 2012 il mondo scoprì il nome di Joseph Kony grazie a un video virale. Era a capo dell'LRA, un esercito di bambini soldato. Gli Stati Uniti inviarono forze speciali per catturarlo, ma Kony sparì nel nulla. E sai il fatto più inquietante? Nel 2024 è ancora in fuga. Matteo Messina Denaro, l'ultimo padrino. Boss della mafia siciliana, riuscì a sparire per 30 anni, cambiando aspetto, identità e perfino sottoponendosi a operazioni chirurgiche.
Quando lo catturarono nel 2023, viveva tranquillamente sotto falso nome e andava regolarmente in ospedale. Ma la mafia siciliana è davvero finita con lui? Ted Kaczynski, una bomber, il terrorista solitario. Kaczynski non era un criminale qualunque, era un matematico geniale che dichiarò guerra alla tecnologia. Per 17 anni spedì pacchi bomba, eludendo l'FBI. Ma il dettaglio più assurdo? Fu catturato grazie a un articolo di giornale. L'FBI pubblicò il suo manifesto e suo fratello riconobbe lo stile di scrittura, un colpo di genio che gli costò la libertà. James Whitey Bulger, il mafioso fantasma. Bulger non era solo un gangster, lavorava anche per l'FBI, tradendo i suoi rivali. Quando scoprì che volevano arrestarlo, sparì per 16 anni. Nel 2011 lo trovarono a Santa Monica, in un appartamento modesto, con milioni di dollari nascosti nei muri. Ma la cosa più inquietante: fu assassinato brutalmente in carcere nel 2018. Coincidenza? Saddam Hussein, il dittatore in fuga. Dopo la caduta del suo regime nel 2003, Saddam Hussein divenne il bersaglio numero 1 degli Stati Uniti. Dove si nascondeva? Sottoterra, in un buco scavato nel deserto. Giustiziato nel 2006, ha lasciato dietro di sé una scia di misteri. Ma era davvero lui quello che hanno giustiziato? Ora conoscete la storia. Ma la storia è davvero finita? Alcuni di questi criminali sono stati catturati, altri eliminati. Ma la domanda più inquietante è: quanti sono ancora là fuori? Forse qualcuno cammina ancora tra la folla. Forse hanno cambiato volto. Forse sono vicino a voi. Più di quanto pensiate. Quale di queste storie vi ha colpito di più? E chi sarà il prossimo criminale a entrare in questa lista? Lasciate un commento. Nel frattempo io continuerò a cercare la verità. Ma voi siete sicuri di volerla conoscere? Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale e attiva la campanella.